nuovo ecosistema completo di PXN. Oggi parleremo di tutti i nuovi prodotti che ha tirato fuori PXN per aggiornare la sua lineup. In questo caso però come motore ho la versione da 10 Nm, il VD10, ma sono disponibili anche il 6 Nm e il 4 Nm. Anche per quanto riguarda i volanti ci sono volanti da 28, da 30 e anche un modello da 32. In realtà ho dovuto scegliere e ho preferito farmi mandare il 28 cm anziché il 32, ma ve ne parlo nella recensione anche del perché. E anche la sua nuova pedaliera. E proprio con lei voglio cominciare. È tutta in metallo. A livello estetico e meccanico, diciamo fa parte del gruppo di pedaliere entry level come possono essere la CSL di Fanatec o la Mozza SRP. Di base la potete acquistare due pedali e potete comprare separatamente il pedale della frizione, che praticamente meccanicamente è uguale al pedale dell'acceleratore con una molla a torsione leggermente più pesante da premere. Per quanto riguarda l'utilizzo, è un prodotto che può essere utilizzato sia appoggiato per terra, che grazie a questi gommini, naturalmente vi consiglio sempre di tenerla appoggiata sul muro per evitare totalmente che possa spostarsi, ma può essere utilizzata tranquillamente anche senza una postazione. Nel caso la utilizzaste su una postazione, hanno creato questo kit aggiuntivo, che è compreso all'interno della confezione, che va ad aggiungere un elastomere alla molla e va a dare molta più corposità al pedale del freno, che altrimenti sarebbe duro praticamente quasi quanto quello della frizione. Però sappiamo che se non abbiamo una postazione ben solida non riusciremmo a premerlo con il kit montato. Per quanto riguarda proprio il fissaggio sulle postazioni ci sono questi 3 fori dietro e 2 fori davanti e all'interno della confezione vengono già fornite delle viti più lunghe M6 perché devono naturalmente arrivare fino al profilato, ma come vedete la parte del battitacco è un pochino rialzata. Questa tipologia di pedaliere non offre la possibilità di andare a regolare l'inclinazione del pedale, dovrete farlo andando a inclinare totalmente il piano di pressione. Naturalmente lo può fare solo chi ha una postazione. Hanno una corsa molto pronunciata per quanto riguarda la corsa dei pedali, naturalmente molto più corta quella del freno quando monterete il kit elastomere e molla, ma è in linea con quelli che sono anche altri prodotti di questa fascia di prezzo. Anzi, diciamo pure che nella totalità di tutti i prodotti di cui oggi parlerò, i prezzi di PXN sono davvero aggressivi, pur mantenendo una qualità al pari dei suoi competitor. Per quanto riguarda l'elettronica, funzionano tutte e tre con dei sensori di Hall e quindi avrete sempre una rilevazione posizionale. Per quanto riguarda poi il posizionamento dei pedali, quando ne monterete 3, anche se ci sono diverse regolazioni, dal mio punto di vista non ci sono possibilità di andare a cambiare più di tanto quella che è la distanza tra i pedali. Avete molto più margine nel caso utilizzaste soltanto 2 pedali, perché effettivamente potrete decidere delle distanze diverse tra il pedale dell'acceleratore e il pedale del freno. Per quanto riguarda le pedane, sono tutte in metallo, personalmente le ho trovate comode anche con i calzini. È carino che hanno scelto una forma diversa per quella dell'acceleratore. Passerei adesso ai suoi volanti. Diciamo subito che la linea 30 cm e 32 viene considerata quella un pochino di fascia più alta rispetto al 28. Vi dico subito, mi sono fatto mandare il 28 cm che in realtà loro non lo considerano per la base da 10 Nm. Io ero certo che un diametro così piccolo avrebbe esaltato anche quelli che sono 10 Nm. Avevano delle remore per quanto riguarda il montaggio del quick release, essendo il corpo del volante in questo caso in plastica, ma ci sono le viti passanti da fronte a dietro. Personalmente non ho trovato nessun tipo di problema utilizzando anche la base al 100%, ma ne ho personalmente guadagnato a livello di force feedback. Per 2 motivi. Uno, il volante è leggermente più leggero di quest'altro e in questo caso il diametro da 28 fa percepire determinate forze a un volume semplicemente più alto. Naturalmente si va a perdere il corpo in alluminio che ci sono nelle versioni più grandi, ma non disdegnerei anche la versione da 28 cm. Per quanto riguarda il cambio, entrambi hanno un sistema in alluminio con feedback magnetico, ad onor del vero, seppur meccanicamente sono simili, la struttura è leggermente più piccola, quindi la versione da 28 nel caso premete di più potrebbe tendere un pochino a far flettere la parte dell'asta nell'utilizzo secondo me quasi impercettibile. Sicuramente molto più percettibile è il feedback. Le calamite utilizzate per la versione da 30 sono sicuramente molto più forti rispetto a queste e quindi hanno un feedback molto più secco rispetto alla versione da 28. Per quanto riguarda invece la frizione, anche qui
La molla utilizzata è una molla più dura rispetto a quella della versione da 28. Qui non metterei sul piatto della bilancia più dura, più morbida, perché anche qui potrebbe essere una questione di gusto, funziona benissimo anche se la molla è più morbida. Altra differenza nella parte del cambio è che nella versione da 30 è regolabile. Questa in realtà è la posizione più interna ed è già a filo del volante. In realtà con la versione da 28, come vedete, è più interna, non è regolabile, ma personalmente più comoda. Non andrei mai ad allargare le palette in questo caso, anzi, personalmente forse le vorrei un pochino più all'interno per essere comode, almeno per come sono abituato io a regolare. Infatti mi sono trovato meccanicamente più comodo con la versione da 28, in cui si trovano, come vedete, un pochino più all'interno. Vedete? Questa non ho capito infatti perché l'unica regolazione è verso l'esterno. È una posizione secondo me non propriamente comoda. Torniamo al frontale. Entrambi nella parte sopra hanno dei LED per i girimotori configurabili nel loro software. Per quanto riguarda i pulsanti, sono diversi nella forma ma molto simili nella pressione. Io ve lo faccio vedere con questo, che forse, ma vi manderò dei video dedicati per farvelo vedere al meglio. Non hanno un feedback dal mio punto di vista particolarmente marcato e non hanno un feedback tattile effettivo quando li andate a premere. Sembrano molto un po' i pulsanti del joystick. Forse è l'anello un po' più debole di tutta la loro line-up. Però a livello estetico secondo me ci siamo, soprattutto in questa fascia di prezzo. Abbiamo poi sotto due rotary che sono anche premibili, hanno la cover cap in metallo e qui sopra abbiamo un piccolo joystick, ma all'interno dei giochi è possibile configurarlo anche come funky direzionabile, quindi per poter scorrere all'interno dei menu, e in questo caso può essere anche premuto. Per quanto riguarda la versione da 28 abbiamo questi rotary qui sotto, hanno delle cover cap in plastica, ma personalmente li ho trovati molto carini come design e anche nell'utilizzo possono essere usati tranquillamente anche con il mignolo nella parte sotto. Poi da quest'altra parte abbiamo questa piccola croce direzionabile che può aiutarvi per scorrere all'interno dei menu. Anche qui, come vi ho detto, a livello di pulsanti siamo veramente vicini a quello che può essere la sensazione di premere i pulsanti di un joypad. A livello di forza, per premerli forse leggermente sopra quello che può essere un joystick, ma fondamentalmente la sensazione è quella. L'aspetto comunque interessante per entrambi è che vengono forniti già di quick release. In questo caso è un quick release al pari di quelli che sono quelli Moza e quelli Simmagic. È lo stesso tipo di attacco. Infatti in realtà come aggancio sono anche compatibili. In questo caso a livello di forma sono leggermente diversi, ma la funzionalità è pressoché identica. Ci sono delle sfere all'interno che quando lo sganciate rimangono all'esterno. In realtà quando andrete ad agganciare il volante farà uno scatto il quick release e si aggancerà automaticamente, e per sganciarlo basterà soltanto premere la parte mobile e lo sgancerete molto facilmente. Passerei adesso al gioiello di questa recensione, al prodotto che più mi ha stupito. Io ho già recensito basi di PXN. Hanno sempre lavorato molto bene, ma nella prima versione avevano qualche problema nella fase di accensione, anche come force feedback era buono, ma forse un po' troppo ovattato. In questo caso credo che questo sia il loro canto del cigno, perché funziona davvero bene. Viene dichiarato 10 Nm anche se ne ha 12 di picco. Corpo tutto in metallo, anche la parte frontale e la parte dietro sono in metallo e hanno questa bellissima trama. Sembra simil carbonio, anche se la trama del carbonio non è fatta propriamente così. A livello di montaggio si montano con questi 4 fori nella parte sotto, sono M6. Sulla parte del mozzo, come vedete, abbiamo questo quick release con questa piastrina che sarà la parte che andrà a prendere il contatto dal volante e farà passare i dati per i pulsanti e per i LED. Quick release totalmente solido, come ho detto è al pari di quelli che sono quelli Moza e Simmagic, che utilizzano questa stessa tecnologia. E vi dico anche che a livello di motore sono rimasto personalmente molto stupito. Ha pochissima inerzia, soprattutto poi utilizzato col volante da 28, ragazzi, molto leggero. Poi naturalmente sul software potete andarvi a fare le vostre regolazioni per dargli magari un po' più di peso meccanico, scegliete voi la regolazione che più preferite. Però devo dire che questa volta questo motore veramente ottimo.
e anche a livello di potenza, soprattutto nella parte centrale. Mi ha stupito quindi molto il livello di inerzia meccanica che ha il servo sia da spento ma anche e soprattutto da acceso. Hanno fatto veramente dei passi in avanti rispetto al precedente modello, ma mi sento di dire che siamo al pari di tantissimi altri brand costando veramente veramente poco. Però le conclusioni ve le voglio dare alla fine. Andiamo nella parte dietro, abbiamo il connettore di alimentazione, in questo caso è un connettore DC standard. Abbiamo poi la possibilità di aggiungere un e-stop, ci sono poi la connessione al PC Type-C e altre porte Type-C per poter connettere altre periferiche PXN direttamente alla base. E naturalmente in questo caso il pulsante di accensione e spegnimento, che in questo caso funziona bene. Per quanto riguarda l'alimentatore è da 180 watt e se non ricordo male 36 volts. Aggiungo poi che con il suo corpo totalmente in metallo va a dissipare benissimo quello che è il calore prodotto dal motore e anche in sessioni da oltre un'ora non ha mai perso neanche un watt di energia e di forza. Per quanto riguarda l'aspetto elettronico, per capire la posizione del mozzo, ha un encoder magnetico a 24 bit. Ragazzi, 16 milioni di posizioni. Credo che non siano percettibili a livello umano. In questo caso però voglio fare una specifica. Non è un encoder assoluto come hanno altri prodotti. Cambia qualcosa? Un pochino, secondo me, cambia. Non conta soltanto il numero, ma conta anche la tipologia di encoder, perché naturalmente di base hanno anche costi diversi e precisioni un pochino diverse. Però poi nel pratico effettivamente devo dire che anche l'applicazione dei filtri avviene in maniera eccellente. Adesso però vado a mostrarvi il loro software. Eccoci al PXN Sim Racing, il software con cui andrete a configurare tutto il vostro ecosistema PXN. Nella parte in basso a sinistra andiamo già a vedere il volante che abbiamo installato perché il software lo riconoscerà automaticamente. Possiamo andare a fare la centratura del servo e andare a modificare quello che è il raggio di sterzata. Qui accanto andiamo a modificare quella che è la forza massima che dovrà sviluppare la vostra base e qui in basso andiamo a vedere come sono stati calibrati i pedali. Poi si può o cambiare tab da questa parte oppure anche nella schermata principale per quanto riguarda il volante. Clicchiamo su quest'icona. Possiamo verificare il corretto funzionamento di tutti i tasti. Possiamo fare anche una mappatura con funzioni speciali dei tasti. Nella parte qui in alto selezioniamo come dovranno lavorare i LED di cambiata. Ci sono già diversi profili, potrete scegliere anche se tenerli sempre accesi e deciderne l'intensità. E nell'ultima schermata andremo a vedere il corretto funzionamento delle frizioni e le potremo calibrare. Naturalmente possiamo ogni volta andare a salvare i vari profili. Importante è quest'altro tab qui in cui potremo andare ad aggiornare anche con un solo clic quelle che sono tutte le periferiche PXN che avremo collegate e tramite settings andremo a vedere come dovrà comportarsi su Windows. Potremo scegliere il linguaggio, però al momento non è disponibile l'italiano. In questo caso la versione che sto utilizzando è la 1.5.3. Ma penso di avervi detto tutto. Arriviamo alle conclusioni finali. Per quanto riguarda la pedaliera, ho provato varie pedaliere entry level. Personalmente la trovo al pari di quelli che sono altri prodotti. Molto fa riuscire a posizionarla nel modo corretto. Soprattutto chi ha una postazione e quindi può cercare di migliorare la postura, può utilizzarla in maniera ottima. Naturalmente per quanto riguarda il freno, che forse è il pedale più importante, preferisco sempre la cella di carico perché si svincola da quello che è il movimento, però diciamo pure che la tipologia di molla utilizzata e l'elastomero che comunque consentono, a prescindere, secondo quello che è il mio utilizzo, anche una corsa comunque abbastanza ampia, questo vi darà comunque un ottimo range di segnale per poter arrivare alle vostre frenate. Ma personalmente adatta al genere di utenza che cerca questo genere di prodotto. Per quanto riguarda i volanti, quello da 30 anche esteticamente praticamente simile a quello che ho provato della precedente versione, anche se non ricordo male quello era da 32 e questo è un pochino più contenuto. Preferisco su queste forse volanti dal diametro un pochino più piccolo perché vanno ad enfatizzare anche motori meno potenti. Personalmente con le basi da 6 e da 4 straconsiglio il modello da 28 perché sicuramente aiuterà ad avere l'impressione di una forza maggiore rispetto a montare un volante un pochino più pesante dal diametro più grande. Andrete a perdere un pochino di quello che è il feedback della cambiata che trovo superiore nella versione da 30, a fronte però di un'esperienza di guida
secondo me più coinvolgente, e personalmente tendo a protendere verso la scelta di un'immersione maggiore. E naturalmente diventano una scelta obbligata se poi anche il vostro budget gira intorno a queste cifre qua, perché hanno dei prezzi davvero molto interessanti, tutte e tre i suoi volanti. Ma arrivando alla base, che reputo un gioiellino in questa fascia di prezzo, se vorrete avere un ecosistema anche dalla PIL più professionale, quindi vi consente comunque di montare qualsiasi tipologia di volanti, in realtà si sposa bene anche con altri prodotti. Vi dico già, perché ce l'ho pronta, la recensione dell'Astra di Cube Controls, l'ho utilizzata su questa base e vi dico che l'impressione che avete quando ci giocate, vuoi anche il peso ridotto anche di quel volante, è una qualità eccellente, eccellente, sopra le righe per il prezzo che ha. Naturalmente costa più rispetto a questi prodotti, però vi dà l'impressione di avere sotto le mani tutto un ecosistema di totalmente altro livello, e soprattutto grazie a questo motore che mi ha, come ho detto, un pochino stregato. Ho visto il prezzo, mi sembra che su Amazon, perché poi oltretutto tutto questo è possibile anche acquistarlo tramite Amazon, quindi con tutto quello che concerne le garanzie che può offrire Amazon, avete una base in quella fascia di prezzo che non ha eguali dal mio punto di vista. Il motore corretto, funzionamento corretto, potenza da vendere, potenza nella parte centrale soprattutto, che è difficile da trovare in base di questa forza. Poi, come ho detto, poi con diametri più piccoli, con il volantino più leggero, veramente l'impressione, andando a toccare pochi parametri, anche per magari cambiare un pochino la gamma dinamica, quindi per andare a migliorare ancora di più la parte centrale, comincia a essere, secondo me, per molti un Best Buy. Ragazzi, un Best Buy, questa base è un Best Buy. Potete totalmente risparmiare comprando anche i suoi volanti, ma potete, spendendo un po' di più, prendervi anche un volante un pochino più serio, e oggi ce ne sono, come ho detto, l'Astra Cube Controls entry level, ma di estrema qualità, e a farvi un ecosistema, secondo me, di alto livello, pur mantenendo contenute quelle che possono essere le spese. Come sempre ringrazio PixN di dare la possibilità al mio canale di poter recensire i suoi prodotti. Sarei curioso, se già possedete i suoi prodotti, cosa ne pensate, anche se in questo caso, avendo anch'io fatto la recensione del precedente modello e di questo, personalmente li metto su due piani totalmente diversi, non tanto per la forza, ma per la qualità costruttiva, per l'ingegnerizzazione, per come hanno migliorato il software. Dal mio punto di vista non sono paragonabili, stiamo proprio su, anche se fa parte sempre dell'entry level come faceva parte il modello precedente, qui secondo me siamo su uno scalino più alto, pur mantenendo un prezzo d'attacco davvero interessante. Comunque fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Come sempre grazie a tutti, ci vediamo alla prossima review, ciao!